Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, lo spazio dove raccontiamo le storie dello spettacolo con calma, rispetto e fatti in ordine, così che possiate ascoltarle anche in modalità text-to-speech senza perdere un dettaglio. Se questo approccio vi piace, vi chiedo un piccolo grande gesto: mettete mi piace, iscrivetevi e, se volete sostenermi da vicino, cliccate su Unisciti. Ogni vostro supporto rende possibili approfondimenti lunghi e curati come quello di oggi. Oggi parliamo di Can Yaman e Sarah Bluma. Non vi porterò slogan né accuse, ma una ricostruzione ragionata di ciò che sta succedendo alla loro immagine pubblica. È davvero crisi o soltanto un grande fraintendimento nato dall'eco dei social? Per rispondere, dobbiamo partire da lontano. Per anni, l'ascesa di Khan è stata un manuale di disciplina e carisma, studi solidi, multilinguismo, cura del corpo come strumento di lavoro, set tra Istanbul e l'Europa, un rapporto con i fan diretto e raro. La sua firma non era solo sullo schermo, ma nell'atteggiamento: fermarsi per una foto, uno scambio di sguardi, una parola gentile. Un'idea semplice e rivoluzionaria, vicinanza senza filtri. Poi entra nella narrazione pubblica Sarah Bluma. Modella, madre, figura social molto seguita, abituata a comunicare per immagini nette, estetiche d'impatto, didascalie essenziali. L'incontro tra il mondo di Khan, fatto di lavoro, allenamenti, promozioni, e quello di Sarah, fatto di lifestyle e racconto quotidiano, accende subito i riflettori. Il risultato? Una conversazione polarizzata. Da un lato chi vede in Sarah un approdo affettivo che aiuta Khan ad abbassare i giri, dall'altro chi teme che la coppia sposti l'attenzione dal lavoro al privato. È una frizione tipica dell'epoca social, dove ogni scena viene scambiata per dichiarazioni di intenti. In questo clima si inseriscono due narrazioni opposte. La prima, catastrofista, parla di crisi. Post letti come segnali di stanchezza, eventi saltati interpretati come sintomo di disorganizzazione, sguardi seri scambiati per malinconia. La seconda, più prudente, parla di ricalibrazione, un professionista molto esposto che ripensa ai propri confini, un rapporto che si protegge dal rumore, un'agenda ricostruita su qualità e non quantità. La verità, come spesso accade, non abita negli estremi. Cosa possiamo dire con certezza senza scivolare nel pettegolezzo? 3 elementi, tutti osservabili. Primo, la comunicazione di Khan è diventata più selettiva. Meno apparizioni casuali, più focus su progetti e allenamento funzionale al set. Questo non è ritiro, è gestione. Secondo, la comunicazione di Sarah resta coerente con il suo linguaggio visivo, immagini curate, famiglia al centro, spazi privati non negoziabili, ma, rispetto al passato, c'è più attenzione a non trasformare ogni momento condiviso in un titolo. Terzo, il pubblico stesso sta cambiando tono. Accanto all'entusiasmo ci sono messaggi che chiedono misura, riposo, sicurezza, priorità al lavoro. Un segnale che la community non vuole perdere l'artista in nome del personaggio. In mezzo, come sempre, si agitano le voci. Blog e profili anonimi insinuano scenari, costruiscono trame con fotogrammi sfocati, scambiano coincidenze per pista investigativa. Qui è fondamentale ricordare una regola elementare. Senza conferme e fonti solide, le illazioni restano illazioni. E ripeterle non le rende più vere. Per questo in questo canale preferiamo distinguere ciò che sappiamo, ciò che vediamo, ciò che non possiamo sapere. Can Yaman e Sarah Bluma hanno il diritto, come chiunque, di definire i limiti tra pubblico e privato, a noi spetta rispettarli. Fin qui il contesto. Ma cosa può essere successo dietro le quinte perché molti parlino di cambio di fase? Proviamo a leggerlo come un percorso di igiene mediatica. Quando per anni un attore ha puntato tutto sulla vicinanza, arriva un momento in cui la stessa vicinanza va regolata, ingressi più ordinati agli eventi, tempi chiari per i fan, focalizzazione su set e promozioni mirate. Non è una resa, è un modo per durare. In questo, la presenza di una partner che conosce il linguaggio dei social può aiutare, non per costruire muri, ma per usare porte, si aprono e si chiudono quando serve. Ed eccoci al cuore della questione. La relazione tra Khan e Sarah è una zavorra o un motore?
Dipende da come la si guarda. Se cerchiamo il romanzo, rischiamo di perderci. Se guardiamo ai gesti minimi, troviamo indizi preziosi. Quando una persona che ti è vicina ti ricorda di dormire, di mangiare, di dire no a ciò che non serve, non sta spegnendo la tua luce, sta cambiando le batterie. È romantico? No, è utile. Moltissimo. La vera differenza, nel mondo reale, la fanno queste cose. Lontano dalle caption perfette, le relazioni solide si misurano nella logistica del benessere. Questo non significa che tutto sia semplice. Una coppia sotto i riflettori deve imparare a stare in un equilibrio difficile, proteggere senza nascondere, condividere senza esibirsi, parlare senza dare impasto. Chi ha seguito Khan sa che nella sua storia professionale i momenti migliori arrivano quando la vita è ordinata, non piatta, ma ordinata. Allenamento, studio del copione, orari, margini vuoti per respirare. Se la relazione con Sara aiuta a preservare questo ordine, allora non siamo davanti a una crisi, ma a una messa a fuoco. Proviamo, allora, a immaginare 3 scenari realistici nei prossimi mesi. 1. Ricalibrazione silenziosa, meno eventi di massa, più qualità nelle uscite, priorità ai set che sfidano l'attore e non solo il personaggio. I fan li vedono meno, ma meglio, il legame non si spezza, cambia forma. 2. Alleanza creativa, progetti in cui la vita privata non entra, ma il benessere che ne deriva si vede sullo schermo, più precisione, più concentrazione, meno sovraesposizione. 3. Pausa programmata, brevi stacchi dichiarati per studio, training, rigenerazione. Non un addio, ma un torno quando ho qualcosa che vale. In tutti e 3 i casi, la parola chiave è la stessa, scelta. Un capitolo a parte meritano i fan. In molte community sono stati pubblicati codici di condotta per gli incontri, niente spintoni, niente inseguimenti, niente contatti improvvisi. Sembra banale, ma non lo è la dimostrazione che il pubblico maturo capisce la differenza tra ammirazione e possesso. E un pubblico così non toglie magia al rapporto con l'artista, gliene restituisce. Perché permette a quel rapporto di durare nel tempo senza consumarsi. E i media? Qui la sfida è doppia. Da un lato evitare che ogni foto diventi un processo alle intenzioni, dall'altro non rassegnarsi a un silenzio che appiattisce tutto. Il punto non è evitare di parlare, è parlare bene. Chiedere di lavoro quando si parla di lavoro, e di vita solo quando sono gli interessati a volerla raccontare. In questo senso, un'intervista ben fatta, che indaga metodo, scelte, visioni, vale più di 100 avvistamenti. Arrivati fin qui, possiamo rispondere alla domanda iniziale: crisi d'immagine o fraintendimento? Se misuriamo la storia con il righello del gossip, tutto sembra crisi. Se la misuriamo con la bussola del lavoro e del benessere, appare per quello che probabilmente è: un periodo di assestamento in cui Ken Omen riorganizza priorità e confini, mentre Sara Bluma, nel bene e nel male, diventa parte del dispositivo che protegge questa riorganizzazione. Non c'è bisogno di costruire colpevoli o salvatori. C'è bisogno di tempo, di scelte coerenti e di un pubblico che sappia restare vicino senza invadere. Prima di chiudere, vi lascio un'immagine che riassume tutto. Una stanza luminosa, copioni con note a matita, una finestra socchiusa. Khan ripete una scena a bassa voce, ferma le parole su un accento, riparte. Sara gli sistema la sedia, gli ricorda di bere, gli fa spazio. Nessuna posa, nessun riflettore. Solo la pratica di una vita che vuole funzionare. Se questa è crisi, è la crisi buona, quella che ti costringe a scegliere ciò che conta. Se l'approfondimento vi è piaciuto, scrivetemi nei commenti quale dei 3 scenari ritenete più probabile e perché. Preferireste vedere Khan in un progetto che lo metta alla prova o pensate che la priorità debba restare la qualità della vita, anche a costo di vederlo meno? Leggo tutto e porterò nel prossimo video le riflessioni più interessanti. E ricordate, mi piace, iscrizione e campanella, qui non corriamo dietro ai rumor, aspettiamo i fatti.